Nel video precedente abbiamo esplorato la missione Apollo 13 in cui un'esplosione a bordo ha messo in pericolo gli astronauti a 330.000 km dalla Terra. La loro lotta per la sopravvivenza nello spazio ha tenuto il mondo con il fiato sospeso. Se ancora non hai visto il video precedente, ti consiglio di premere qui in alto a destra e poi ritornare per vedere questo. Il modo più veloce per tornare sulla Terra era ruotare la navicella, ma per fare ciò era necessario avviare il motore principale del modulo di servizio. Il secondo modo per tornare sulla Terra era girare attorno alla Luna. Per questo però il rischio era che impiegassero 4 o 5 giorni per raggiungere la Terra. Agli astronauti erano rimasti abbastanza ossigeno e acqua. Il direttore di volo della NASA scelse la seconda opzione. Okay, here we go. Mid-course correction for free return. And I have your lamp. Agli astronauti viene detto di spegnere immediatamente il modulo CSM e al ritorno fu detto loro di usare il modulo lunare come scialuppa di salvataggio. Sebbene questa decisione fosse un'opzione sicura, presentava diversi problemi. Il modulo lunare era stato progettato in modo tale che solo 2 astronauti potessero sedervi per circa 20 ore, perché come ti ho detto, il suo scopo originale era quello di atterrare sulla Luna e ricollegarsi al modulo CSM. Ma ora ci si aspettava che queste 3 persone sarebbero rimaste nel modulo lunare per 4-5 giorni. I motori del modulo lunare non sono stati progettati in modo da poter essere azionati ripetutamente. Per farla breve, anche questa era una manovra rischiosa. Per risparmiare scorte ed energia, agli astronauti viene detto di spegnere tutti i sistemi non essenziali del veicolo spaziale, compresi i riscaldatori installati. Era molto importante risparmiare elettricità. Secondo questo piano, gli astronauti si sedettero nel modulo lunare e per la prima volta furono accesi i motori del modulo lunare. Quando un motore viene avviato, si chiama burn, bruciatura. Quindi fanno la prima burn, per intraprendere il nuovo percorso. Con l'aiuto di questa bruciatura raggiunsero l'altro lato della Luna, il lato nascosto della Luna. Sono diventati i primi esseri umani al mondo ad allontanarsi così tanto dalla Terra. E questo record rimane imbattibile. Nel punto più lontano si trovavano a 400.000 km dalla Terra. Se fossero rimasti su questa strada, avrebbero potuto raggiungere la Terra circa 153 ore dopo il lancio. Ma questa volta il margine era molto rischioso. Se raggiungessero la Terra dopo così tanto tempo, agli astronauti rimarrebbe solo un'ora di cibo, acqua e ossigeno in eccesso. Il team della NASA sul campo ritiene che questo margine sia molto ristretto. Ecco perché agli astronauti viene detto di bruciare il motore del modulo lunare per la seconda volta. Gli ingegneri del controllo missione fecero molti calcoli per scoprire se il motore del modulo lunare sarebbe stato in grado di gestire la seconda combustione oppure no. Questi calcoli si sono rivelati corretti quando è stata effettuata la seconda accensione. Il tempo di volo da 153 ore fu ridotto a 143. Un margine di sopravvivenza di 11 ore. Prima che gli astronauti potessero rilassarsi, sorse un altro problema: l'alta concentrazione di anidride carbonica. Nelle astronavi, oltre ai serbatoi di ossigeno, ci sono contenitori di idrossido di litio per rimuovere l'anidride carbonica. Quando gli astronauti inspirano ossigeno, espirano anidride carbonica, che se non viene rimossa si accumula in grande quantità, che può essere problematica. Questo è il motivo per cui vengono utilizzati contenitori di idrossido di litio, in modo che l'anidride carbonica reagisca con esso e diventi carbonato di litio. Ma il problema qui era che i contenitori di idrossido di litio nel modulo lunare erano sufficienti per far sopravvivere solo 2 persone per 2 giorni, ma qui c'erano 3 persone che volevano sopravvivere per 4 giorni. Gli esperti sul campo avevano 24 ore per risolvere questo problema. Gli astronauti della navicella spaziale comunicavano per elencare tutte le cose presenti intorno a loro. Buste di plastica, cartone, tubi per tute, nastro adesivo. Volevano creare qualcosa che potesse essere la soluzione a questo problema. Dopo alcune ore di sperimentazione, creano un aggeggio. Dopo aver fornito istruzioni passo passo, con le cose presenti viene creato un nuovo dispositivo, con il quale il livello di anidride carbonica diminuisce nuovamente. Il comandante Lowell nel suo libro Lost Moon afferma che l'aggeggio non era molto bello, ma funzionava. La cosa che hanno realizzato assomigliava più o meno a questa. In tutta questa missione di salvataggio furono curati anche i dettagli più piccoli.
Agli astronauti viene chiesto di non bere più di 200 ml di acqua al giorno, perché più acqua nel corpo avrebbe causato il bisogno di urinare, e in questo modo la quantità della loro urina avrebbe fatto cambiare la direzione dell'astronave. Questi 3 astronauti hanno perso complessivamente 14 kg di peso. Dopo 4 giorni, quando la navicella spaziale dell'Apollo 13 raggiunge la Terra, gli astronauti si rendono conto che hanno bisogno di bruciare ancora una volta. Nei loro calcoli non avevano tenuto conto del vapore refrigerante presente nella navicella. Ciò ha fatto sì che la navicella spaziale si allontanasse dalla pista. Il comandante Lowell ha effettuato un'altra accensione del modulo lunare che riporta la navicella sulla carreggiata. Per fortuna, la navicella spaziale riesce a resistere anche alla terza bruciatura, anche se questo modulo lunare fu progettato per resisterne una sola.